Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rec Studio. Oggi parleremo di una delle componenti più importanti per qualsiasi configurazione di registrazione musicale, l'interfaccia audio o anche chiamata scheda audio. Se sei una persona che si è appena affacciata nel mondo della registrazione, ti starai chiedendo come scegliere l'interfaccia audio giusta per le tue esigenze. In questo video ti darò alcuni suggerimenti, ma prima, sigla! Per prima cosa devi determinare per cosa utilizzerai l'interfaccia audio, cioè hai intenzione di registrare voci o strumenti. Quanti strumenti? Quante voci? Produrrai musica elettronica? Devi registrare le tue drum cover? Registri musica classica o pop rock? Utilizzerai un computer o un tablet? Che sistema operativo? Cioè, queste domande ti aiuteranno a restringere le tue opzioni, il tuo campo di scelta. Successivamente, considera il numero di input e output di cui avrai bisogno. Se hai intenzione di registrare un'intera band, avrai bisogno logicamente di un'interfaccia con più ingressi rispetto a registrare solamente te stesso con la chitarra e con la voce, perché lì potrebbe essere sufficiente una scheda con anche un solo ingresso. Un altro fattore importante è la qualità dei preamplificatori. I preamplificatori cosa fanno? Amplificano il segnale del tuo microfono o strumento e avere un preamplificatore di alta qualità può fare una differenza significativa nella qualità complessiva del suono delle tue registrazioni. Anche se ti voglio parlare in maniera molto chiara, se sei un neofita della registrazione, e potrei far risentire qualcuno con questa affermazione, molto probabilmente una scheda con un preamplificatore da 1000 euro ti suonerà molto simile a una scheda molto economica. Cioè, considera il fatto che ancora le tue orecchie non sono allenate a sentire le differenze. Infine, considera il tuo budget. Le interfacce audio possono variare da una centinaia di euro a migliaia. Sebbene sia importante investire in una buona interfaccia, cioè non andare oltre ciò che ti puoi permettere, ci sono molte fantastiche opzioni disponibili a vari prezzi e anche a livelli molto economici. Ora voglio mostrarti delle opzioni e darti delle indicazioni su quelle che sono le scelte riguardanti i vari scenari. Adesso siamo al computer e voglio mostrarti delle opzioni concrete sulle quali indirizzarti per acquistare la scheda audio. Innanzitutto dobbiamo capire qual è la tua necessità. Partiamo con una situazione tipo in cui hai necessità di registrare solamente una o due tracce audio in contemporanea, quindi possibilmente per base su voce, oppure magari tu fai musica elettronica e la scheda audio ti serve solo per avere un convertitore per ascoltare sui tuoi monitor, sulle tue cuffie al meglio, e la tua necessità di registrazione e di gestire i flussi audio quindi magari è piccola. In questo caso ci indirizzeremo verso delle schede che sono fondamentalmente delle schede con due ingressi e 2/4 uscite. Per ogni tipologia di utilizzo ti voglio consigliare delle opzioni economiche e delle opzioni invece di fascia medio-alta. Capirai che la qualità dei convertitori, la stabilità dei driver è quasi sempre, dico quasi sempre, proporzionale al prezzo della scheda audio che andiamo a vedere, ok? Iniziamo con un primo tipo di scheda sulla prima fascia di prezzo che è la Behringer UMC 202 HD. La vediamo insieme sulla pagina Amazon. È un'interfaccia audio che ha due ingressi e due uscite, esattamente, con possibilità di attivare la Phantom da dietro, autoalimentata dalla porta USB. È un'interfaccia che io personalmente utilizzo spesso da un po' di anni. Niente di esoterico, però diciamo per quello che devi fare va benissimo. Se hai bisogno di registrare un microfono, anche uno strumento come una chitarra, perché i due ingressi sono entrambi ad alta impedenza, lo selezioni semplicemente con questo pulsante Line Instrument. Se sei su Instrument puoi suonarci dentro direttamente una chitarra ed utilizzare magari dei simulatori di amplificatori eccetera eccetera. Questa scheda te la porti a casa con 88 euro. Diciamo che secondo me cadi in piedi, e i preamplificatori per quello che li paghi sono Midas. Sì, ok, parliamoci chiaro, Behringer ha comprato Midas, ma Midas non è più quella di una volta, però sono preamplificatori Midas, lo puoi vedere da qui, Midas preamp, però sono dei preamplificatori che secondo me se la giocano molto bene, cioè per come li sento io sono molto puliti, abbastanza cristallini, poco vetrosi, cioè, quindi secondo me potresti fare una buona scelta andando su questa scheda.
e ti lascio i link tutti in descrizione, così se hai bisogno sei direttamente reindirizzato. Altra cosa bellissima di questa scheda secondo me è che comunque per essere una scheda economicissima a 88 euro non si trova niente più o meno sulla stessa fascia, ti permette già di registrare a 192 kHz e 24 bit, cioè paradossalmente devi registrare uno RTF di un'orchestra, con questi due preamp a 192 kHz lo puoi fare. Ok? Andiamo con una seconda scelta, ti porto a vedere la Focusrite Scarlett Solo. Scarlett è la linea economica di Focusrite. La linea più costosa invece è la Claret Plus. Già con una Scarlett Solo ne ho installate tantissime, sono arrivati alla terza generazione, probabilmente cambia semplicemente che ha, esatto, l'uscita in USB-C, anche questa autoalimentata. La cosa interessante è che ti danno una sorta di emulazione di circuito analogico detto Air, che rende un po' più chiare le alte frequenze nella registrazione microfonica. Se devi fare streaming, registrazione, come ti dicevo prima, di chitarre voce o solo di voci nel tuo primo home studio, questa scheda è perfetta. Hai già un potenziometro per controllare i monitor, hai un direct monitoring, ossia ti permette di ascoltare gli ingressi direttamente a latenza zero, così come entrano dentro la scheda verranno indirizzati alle tue cuffie. E ha due uscite, ok? Su questa fascia non abbiamo la presenza del MIDI. Il mio pensiero personale su Focusrite è che comunque se io devo giocare al ribasso e quindi spendere poco, a questo punto vado su Behringer. Ma per una questione mia, fondamentalmente, non sono così amante di Focusrite. Sarà che questo rosso non mi fa impazzire e comunque qualitativamente non sento tutta questa differenza per spendere 50 euro in più. Però ne ho installate tantissime attraverso anche il negozio di musica a cui mi rifornisco e a cui faccio consulenza. Ne ho installate veramente tante e non ho mai avuto problemi di stabilità driver. Quindi puoi stare sicuro e tranquillo che facendo una spesa anche così bassa ti porti a casa una scheda che non ti darà problemi di configurazione, ok? E di stabilità nel tempo. Driver sono sempre molto aggiornati, quindi stai pure sereno. Andiamo a salire un pelo di prezzo. Ci spostiamo sui 169 euro. Questa è una scheda, secondo me, bellissima, è di nuova generazione, è di Presonus, per cui molti non nutrono tanta simpatia, mentre a me Presonus piace veramente tanto, mi ci trovo benissimo, poi da quando sono entrato a lavorare con Studio One, con il loro software, veramente trovo un'integrazione tra le loro interfacce e il loro software, un'integrazione veramente bellissima. Questa scheda è molto utile se fai podcast, perché diciamo che per essere sui 170 euro, che è un prezzo ancora basso, ti dà la possibilità di avere un mixerino interno che ti funge più o meno da DSP, e quindi puoi già utilizzare il loro stesso software che hanno per la gestione dei mixer digitali o delle loro interfacce. La bellezza di questa scheda è che ti dà la possibilità di avere gli effetti che hai sui mixer digitali loro di fascia alta a latenza zero. Hai già uno schermino digitale che probabilmente è quello che ti fa alzare un po' il prezzo, non penso sia touchscreen. Un'altra cosa bellissima è la presenza della porta MIDI, che io apprezzo veramente sempre quando trovo nelle schede anche di bassa fascia, perché è vero che tutte le tastiere oggi hanno l'uscita USB da collegare al computer, ma se una tastiera datata, un pianoforte digitale che non ha questa uscita, dei sintetizzatori che voglio controllare tramite MIDI o registrare in MIDI, avere una porta all'interno della nostra scheda, secondo me, ci salva un po' tutte quelle situazioni dove questa cosa... tutte quelle situazioni dove ci torna utile avere appunto un ingresso e un'uscita MIDI aggiuntiva. Questa scheda ti regala già una suite di software veramente bella, tra cui Studio One Artist, con cui puoi già registrare. Hai già questo mixer integrato per fare podcasting, mixing a latenza zero delle cuffie, e quindi cioè, per 169 euro hai dei preamplificatori combo, XLR combo, anche ad alta impedenza per collegarci i tuoi strumenti. Io un pensierino fossi in te ce lo farei. Saliamo di prezzo, ora parliamo di qualità. Andiamo su Universal Audio. Universal Audio ha fatto una linea economica delle loro schede che prima erano praticamente inaccessibili per chi aveva recording studio home based, che è la Volt. La serie Volt 1 ci dà
più o meno, a parte il design che secondo me paghi sempre un po' di Universal Audio, ci dà un preamplificatore con ingresso ad alta impedenza, lo vedete dal combo qui, selezionando l'instrument. Hai un circuito di emulazione analogico chiamato Vintage che richiama il loro preamplificatore, in teoria il 610 se non sbaglio. In più include una gamma di software al suo interno, tra cui Ableton Live, Celemony, Marshall, Ampeg, tutte emulazioni molto belle. Tra l'altro io la metà di questi software li utilizzo, averceli già gratis in una scheda non è male per niente, perché già comprarli da soli ti costerebbe più del valore della scheda, quindi considera sempre anche il software in bundle che ti viene dato alla scheda a cui ti approcci. Scheda molto elegante, minimale, hai anche qui l'ingresso e l'uscita MIDI, possibilità di autoalimentarla, cosa molto utile che sembra scontata, ma è anche secondo me il tasto di accensione, che cioè, sembra una stupidaggine, però avere la possibilità di spegnere, accendere la scheda e non trovarsela sempre accesa, secondo me è una cosa molto utile. Hai i monitor in uscita col suo controllo frontale, eccolo qui, e sempre la possibilità di selezionare Direct Sound e 48 volt. E ho avuto clienti che l'hanno installata, driver super stabile, software carino, niente da dire. Poi è una scelta che farai anche in base ai tuoi gusti personali, ma cioè uno si lega a un marchio anche per estetica, simpatia, cioè quello è da mettere in conto. Saliamo ancora di prezzo per la tua situazione di registrazione con poche tracce e ci spostiamo su una soluzione veramente carina. È la nuova soluzione di Audient, la Evo 4. Audient fa due serie, la ID e la Audient Evo, che credo stia per Evolution. Sono delle schede veramente veramente fighe. Ho provato anche quelle di fascia più alta. Se inizi a registrarti da solo, inizi ad avere due ingressi microfonici di linea che non sono male per niente, due uscite monitor, compatibilità anche con iPad, iPhone, quindi se fai dirette, se sei un creator, eccetera, eccetera, potrebbe risultarti molto ma molto utile. E la possibilità dello Smart Gain, che è diciamo la caratteristica principale con cui hanno pubblicizzato queste schede. Ecco, secondo me lo Smart Gain sì, è utile se sei un batterista e si deve registrare da solo, allora fa Smart Gain, dà due colpi di batteria e si ritrova i gain già settati. Però se sei un creator o uno che registra, che ha un piccolo home studio, settare un gain non è così complicato, anzi diciamo che lo dovresti imparare a fare. Ecco, però è una funzione che per alcuni può essere utile, o magari on the go devi fare un'intervista, se sei un videomaker, premi lo Smart Gain e ti eviti di avere un clip o di avere un volume in ripresa troppo basso. È veramente piccolina e portatile, hai un ingresso ad alta impedenza davanti se devi suonare degli strumenti passivi come chitarra, come basso, ed è una scelta che comunque ricade sui 115 euro, un prezzo ultra abbordabile. Ora saliamo di prezzo su una scheda che io personalmente adoro, che è di casa Motu, il marchio dell'unicorno, Mark of the Unicorn. Io ci sono straffezionato perché la prima scheda seria e professional che ho avuto in studio era una 828 della Motu. Diciamo che io ho sempre adorato di loro la stabilità dei driver, che non mi hanno mai dato problemi, e la qualità costruttiva di queste schede. Cioè, vediamo già che la loro enclosure e il loro case è superiore secondo me a tutti gli altri. Tra l'altro un design molto minimale che io apprezzo, perché non in tutte le situazioni posso sfoggiare il grigio o il beggiolino della Volt o il rosso della Scarlett, ma ho bisogno di essere un po' più in retroscena, e questa è una scheda che fondamentalmente lavora e lavora molto bene, molto bene. I preamplificatori sono classici Motu, quindi sono trasparentissimi, molto trasparenti. Hai la possibilità di avere un MON, ossia di fare un monitoring a bassa latenza. Nel retro troviamo anche qui un interruttore che io apprezzo tantissimo, connettore USB-C, monitor con doppia uscita, ma non sono indipendenti, attenzione, non hai 4 uscite da utilizzare indipendenti, ma 2, semplicemente ti danno la possibilità di collegarti con RCA o line out. Diciamo che come scheda da on the go, ossia traveler se devi girare, oppure come prima scheda audio, secondo me non puoi sbagliare andando su Motu. Si tratta di 215 euro che
per le mie considerazioni sono spesi stra bene. Ti ritrovi con un prodotto che io ci ho lavorato per 15 anni con la mia ultima scheda Motu. L'ho cambiata per altri motivi e non per il marchio, ma perché avevo bisogno di un'altra soluzione in studio. Ti danno già dei software all'interno, ossia Digital Performer, che è la loro DAW, che magari potresti anche non utilizzarla, però anche Ableton Live. E questo non è male. E questo non è male. Leggetevi pure le recensioni, troverete pochissimi difetti. Saliamo ancora di prezzo, ti porto su una scheda, anzi no, che non è di prezzo superiore, ma su una scheda che è di nuova generazione per questa casa, cioè prima non faceva molte schede audio, anzi non le faceva proprio per niente credo, che è Arturia. Io adoro Arturia come software house perché mi piacciono tantissimo i loro software, cioè Analog Lab come VST è bellissimo, ma anche tutte le emulazioni analogiche dei loro plugin sono veramente bellissimi. Anche nei controller, per dire, io ho comprato una Keylab Essential 88 tasti un mese fa e mi hanno dato del software incluso incredibile. Farò una recensione della Keylab perché è veramente una tastiera a 88 tasti bellissima, cioè strafunzionale, ultra resistente, una sensibilità al tocco fantastica. Loro si aggirano su dei prezzi abbastanza bassi, hanno un grandissimo stile, esiste in due modelli, sia nera che bianca, come tutta la serie di Arturia, e diciamo che è una scheda audio a livello degli altri, semplicemente sui monitoring puoi scegliere se avere un mono o uno stereo, oppure già puoi selezionare il mix tra input, ossia tra il tuo direct monitoring, cioè quello che stai ascoltando direttamente dalla registrazione a latenza zero, a quello che ti torna dal computer, che è una cosa abbastanza comoda. MIDI presente anche qui, e la roba ancora più comoda è la presenza dell'hub USB che trovate dietro. Sembra una cavolata ragazzi, ma quando avete un MacBook dove o un computer portatile dove sembra che oggi vadano a fare a gara per toglierci prese USB, come se ai professionisti importasse avere un computer molto più sottile ma senza porte, cioè io preferirei avere tantissime porte e poi preoccuparmi in secondo momento della grandezza del computer con cui vado a lavorare. Un hub aggiuntivo, ossia questo ti permette di non bruciare, fondamentalmente, non bruciarti la possibilità di collegare qualcos'altro, perché una volta che hai collegato la scheda e hai occupato una presa USB, comunque te ne trovi un'altra all'interno della scheda, quindi è come non averla usata, ok? Andiamo avanti con una serie superiore di Focusrite, questa volta la Claret, come ti anticipavo prima. La Claret 2 Pre è un'interfaccia alimentata sempre tramite USB, è un'interfaccia di fascia superiore, i suoi preamplificatori sono veramente fantastici, questa volta lo posso dire, io non adoro Focusrite come ho detto prima, ma in questo caso sono dei preamplificatori veramente fantastici per la fascia di prezzo. Il circuito Air dovrebbe essere in questo caso già analogico. Il convertitore JFET, che sarebbe il convertitore DI praticamente dell'ingresso di alta impedenza, è un convertitore di alta qualità, quindi ti ritroverai a registrare delle chitarre dei bassi da un buon punto di partenza entrando direttamente in scheda. Questa è una scelta che io farei se volessi puntare a qualità senza pensare alla spesa, perché comunque per due canali stiamo spendendo 390 euro, che non è poco. Ora spostiamoci su una scheda di fascia alta, cioè se non vuoi compromessi, ti consiglio Antelope. Antelope è una costruttrice di hardware riguardanti lo studio, soprattutto schede audio, convertitori, preamplificatori, di nascita recente, perché si parla di una decina d'anni da quando li ho sentiti sul mercato, e comunque stanno facendo questa serie che è la Zen Q Synergy Core, che si intende praticamente con Synergy Core il loro sistema di gestione di plugin direttamente dentro la scheda, quindi facendoli girare sul DSP interno della scheda ad emulazione analogica, e sono dei plugin veramente bellissimi. Io ho un problema fondamentale con Antelope: non mi fido del loro servizio assistenza clienti e dei loro driver. La cosa bellissima di Antelope però è che suona veramente in maniera divina, cioè suona veramente bene a dei prezzi comunque decenti, cioè con 900 euro qua ti porti a casa una scheda che ti dà la possibilità di collegare
2 ingressi ad alta impedenza, 2 cuffie all'interno della stessa scheda, poi hai un'uscita left e right per i monitor e un line out che tu puoi utilizzare per dei processori esterni o li puoi utilizzare per mandare degli ascolti in cuffia in sala ripresa. Poi hai 2 preamplificatori combo con l'alta impedenza e la possibilità di espanderti in un futuro attraverso gli ingressi digitali, lo SpeedIF che ne porta solitamente 2 canali, ma l'ADAT che te ne fa registrare altri 8, ok? Il software incluso sono 37 Synergy Core FX, che sono gli effetti che ti dicevo prima, che puoi utilizzare a latenza zero tramite il loro software di gestione, e questa è una cosa bellissima, cioè puoi registrare sentendo già un suono fatto fondamentalmente. E che altro dire? Questa scheda mi sento di consigliarla a tutti quelli che pensano che in futuro si potrebbero espandere come necessità, hanno bisogno di lavorare in giro con poche tracce, ma che quando tornano poi in uno studio o comunque anche in giro tramite un convertitore ADAT possono arrivare comunque alla gestione di 8 canali in ingresso più 2 di 10 canali con cui ci registri tranquillamente già una batteria. Bene, adesso spostiamoci e prendiamo caso che tu invece abbia la necessità di registrare più di 2 tracce contemporaneamente. A questo punto dividiamo le nostre schede in economiche e di fascia medio-alta. Teniamo presente che tu abbia bisogno di almeno 8 canali, quindi 8 preamplificatori inclusi già direttamente nella tua scheda audio, ok? In questo caso avremo schede USB e schede Thunderbolt, perché quando si sale un po' di canali solitamente si inizia ad andare su altre tipologie di collegamenti come il Thunderbolt, ma in questo caso, come ti stavo dicendo, si può partire da dei prezzi bassissimi e già decenti di qualità e arrivare a dei prezzi veramente esorbitanti. Andando sulla linea economica, quindi che includano un minimo indispensabile, ossia 8 ingressi, solitamente le schede con 8 ingressi hanno anche più o meno 8 uscite, ripartiamo sempre da un marchio che è sinonimo di economicità, si dice economicità, di economia da sempre. Ripartiamo da Behringer. La Behringer su questa fascia, su una fascia bassa, ci propone l'UMC 1820, ossia 18 canali per 20 uscite, 18 ingressi per 20 uscite. È questa scheda qui con 2 ingressi frontali combo con l'IZ, sempre Midas, più gli altri 8, gli altri 6 preamplificatori esterni, solamente con line, sempre combo, ma solamente line. Hai 8 uscite più 2 uscite monitor, quindi a quel punto diventano 10 e non è male. Hai delle uscite SpeedIF digitali e degli ingressi ADAT digitali e uscite. Cosa vuol dire? Che se tu ti compri, per dire, l'Ultra Gain di Behringer, l'ADA 8200 se non sbaglio, quello nuovo, puoi arrivare a registrare con questa interfaccia 16 canali in ingresso e non è male, e avere altrettante uscite. MIDI presente on board, USB, logicamente questa sarà una scheda alimentata perché la richiesta dei canali è alta, la richiesta di corrente. Comunque ti trovi su ogni canale un controllo di Phantom a gruppi da 4, 1,4 e 5,8. Poi hai Line and Instrument, no, mi devo correggere, Line and Instrument è su tutte le tracce, è vero, è vero, è vero, assolutamente. Poi hai la possibilità di un mini control room, quindi monitoring in o in playback con la miscela. Se vai verso l'in, logicamente avrai il monitoring proveniente dalle tue tracce direttamente da prima della conversione, cioè un monitoring che arriva dal preamplificatore e non dal computer. Se vai su PB, che sta per playback, avrai un monitoring che arriva dal computer, ok? Quindi se hai problemi di latenza, un computer non molto prestante, io ti consiglio sempre di avere una scheda che almeno abbia questo sistema di monitoring, che è il monitoring a latenza zero base, cioè proprio il più immediato, che è quello analogico. Non ha un DSP questa scheda, però già ti può aiutare in registrazione. Ti può venire utile, l'ho consigliata a molti clienti che avevano bisogno di registrarsi, per dire, le proprie drum cover, le batterie in casa senza spendere un'esagerazione, e ti dirò che comunque i risultati sono più che discreti. Ora hai anche 2 uscite cuffie che non sono per niente male. Andiamo a una scheda di fascia superiore, qua ci spostiamo già sui 500 euro più o meno, 470 euro. Questa è una Scarlett, quindi serie economica di Focusrite, però livello successivo.
Hai una Scarlett 18i20, sempre terza generazione, quindi dovrebbe essere sempre a USB-C, in questo caso non ci fanno vedere il retro. Possibilità anche lei di essere espansa, in questo caso con un Octopress, se non sbaglio, della Focusrite, che è l'ADA 8200 di chi ha i soldi fondamentalmente, compra amplificatori Focusrite. E anche qua ci ritroviamo ad avere degli ingressi instrument, però solamente sui primi due canali, quelli frontali, degli ingressi digitali ADAT e tutti ingressi microfonici. Se non sbaglio, questa scheda ha già una gestione DSP perché l'ho utilizzata per un periodo da un cliente. Dovrebbe avere già una gestione DSP interna per lavorare a latenza zero in ripresa, e questa non è una funzione assolutamente da sottovalutare. Anche qui abbiamo la modalità Air del preamplificatore per aggiungere, loro dicono trasparenza, cristallinità, cosa voglia dire? Cioè se aggiungi un qualcosa non può essere trasparenza, sinceramente, perché la trasparenza non la vedo, però un'emulazione dei loro preamplificatori di punta, ok? Andiamo su un'altra marca ora, andiamo su Tascam. Tascam ha questo modello di scheda da un po' di anni ormai all'attivo, però sinceramente tutti quelli che l'hanno utilizzata dei miei clienti si sono sempre trovati bene, anch'io l'ho avuta in passato la 4 canali. Per me è una scheda che non spicca fondamentalmente, non ha punti di preso particolari, ma neanche dei difetti particolari, quindi se ti trovi bene con questa marca mi sento di consigliartela, l'ho scelta apposta. Gestione molto analogica della faccenda, l'unica cosa, driver un po' macchinoso se non ricordo male, però hai delle uscite degli ingressi MIDI, ti ritrovi degli ingressi di linea dietro per arrivare fino a 16 ingressi, quindi fondamentalmente non hai degli ingressi digitali, però se hai dei preamplificatori hardware li puoi collegare direttamente in scheda, e hai 8 line out. Diciamo che già questa scheda ti può bastare per la gestione di uno studio. Il prezzo è 342, dai, 345 euro. È una scheda molto abbordabile, diciamo, ok? Saliamo di prezzo, andiamo su Audient di nuovo, sulla fascia però a 16 canali. Ok, loro scrivono 16 canali, ma in realtà sono sempre 8 analogici. Ti faccio vedere il retro, eccoli qua. 8 canali analogici, però fondamentalmente ti consiglio questa scheda perché i convertitori sono molto belli, i preamplificatori sono bellissimi, Audient è famosa per i suoi preamplificatori, e hai l'espansione con due ADAT. La gestione del software DSP non è immediata, ho fatto assistenza a un mio cliente 2 settimane fa per collegare una Audient per collegare una Audient Evo 8 con un altro convertitore, però nel giro di 10 minuti abbiamo risolto la faccenda. Diciamo che se non sei se sei alle prime armi sull'interfacciare più schede audio potresti avere dei problemi, ma veramente risolvibili. È una scheda che mi dà l'idea comunque di solidità, di una durata nel tempo, di un investimento che non va a morire. È una scheda nuovissima, uscita veramente credo 3 mesi fa, 4 mesi fa. Oggi siamo a aprile 2023, credo sia uscita a fine 2022. Sempre ingressi di linea strumento, sempre la funzione Smart Gain con cui non puoi sbagliare a fare i tuoi volumi. Questo è molto utile se sei un batterista, hai 8 ingressi, ti devi registrare da solo, fai lo Smart Gain, fai un giro di rullate, fai un giro di batteria, fai un giro di prova e tutti i tuoi gain vengono settati automaticamente. Connessione USB-C, non puoi sbagliare. Quando intendono loopback audio, intendono una specie di DSP, ok, magari non ti dà la possibilità di effettare i canali, però hai una latenza zero e non è male. E già all'interno hai 2 uscite cuffie, ma se non erro ne puoi già preimpostare 4, magari le altre le fai uscire su delle uscite esterne come quelle presenti nel retro, per esempio la 3.4, e la mandi in ripresa per fare il monitoring ai tuoi batteristi, ok? O ai tuoi musicisti. Andiamo avanti su un'altra scheda, ti presento di nuovo Presonus, un'interfaccia USB-C che è la Studio 1824, differente dalla Studio 192 che per me è più stabile, però una scheda veramente completa, ti dà 2 uscite cuffie, una gestione dello studio veramente ottima, MIDI in e out, alimentazione, connessione USB-C,
hai ADAT input e output, main out appositi, perché in teoria le uscite main out hanno più gamma dinamica, perché sono fatte apposta per i monitor, più hai dei line output che puoi utilizzare per i tuoi processori di segnali in mixing o semplicemente per mandare segnali all'esterno, come creare tante coppie di cuffie per i tuoi musicisti nella sala di ripresa. Tutti i preamplificatori sono mic e line in combo e hai solamente cioè solamente due ingressi strumenti sul pannello frontale, ok? Regolazione singola, non digitale ma analogica, quindi col pomellino dedicato di ogni canale in ingresso. Che dire di questa scheda? Io te la consiglio vivamente, a me per Sonos piace. Poi il bundle di effetti che ti danno, cioè già ti danno tantissime cose incluse e inizia veramente ad avere uno studio di registrazione serio, molto serio. Il prezzo è 440 euro, ci stiamo parlando per questa qualità di pochissimo. Cioè io mi ricordo che quando ho aperto lo studio, anzi avevo ancora il mio home recording studio nel 2008, mi ero comprato una M Audio, cioè scheda che odio, di fascia economicissima, che però si comprava perché era ancora compatibile con Pro Tools, che leggeva solamente nella versione Empowered M Audio. Cioè pensate i giri che bisognava fare con dei computer scalocchi, con Windows Vista, se non ricordo male, che era secondo me un virus più che un sistema operativo. E avevo comprato insomma una M Audio Fast Track 8R che mi dava 8 ingressi microfonici, che mi sembrava la luna fondamentalmente, cioè mi sembrava di andare nello spazio con quella scheda, e l'avevo pagata 900 euro all'epoca, cioè qua hai 18 ingressi, cioè, capisci? Adesso ti porto su delle opzioni dove la qualità non rimette. Il tuo portafoglio sì, però il tuo portafoglio ci potrebbe rimettere un pelino, ma in realtà ti do delle opzioni che sono veramente valide. Andiamo su RME. RME è da sempre sinonimo di qualità. Considerate che RME è una di quelle ditte che porta avanti driver anche per 20-25 anni, non ti abbandona mai. È una sicurezza dal punto di vista di service per i clienti, è una sicurezza dal punto di vista di funzionamento. Cioè io ho visto studi con RME lavorarci per 20 anni e passa con la stessa scheda, e ha un suono veramente fantastico, ma il prezzo ragazzi è questo, cioè 1804 euro per una RME Fireface 802. Se già si passa sulla UFX2 si vanno a spendere 2600 euro, e qua ci sono solamente 4 preamplificatori, però la gestione è fantastica, da loro paghi tantissimo il Total Mix, e il Total Mix è il loro software di gestione DSP. Guardate quanto è vecchia sta scheda, cioè ancora al Firewire, logicamente è compatibile anche con Thunderbolt con gli adattatori, e l'USB 2, neanche l'USB 3, per una delle schede che suona meglio. Cioè, secondo me, che uno che non vuole badare a spese e vuole la qualità della registrazione deve andare su questa tipologia di schede. O questa, oppure su Antelope Discrete 8, te la mostro su strumentimusicali.net. Sinceramente questa è una scheda bellissima di Antelope, talkback integrato, due uscite cuffie, avete anche 8 preamplificatori integrati, un'uscita per il reamp se fai reamp di chitarre, quindi vai direttamente all'amplificatore da lì, uscita per i monitor ad alta gamma dinamica. Se non sbaglio l'uscita per i monitor doveva andare intorno ai 130 decibel, però se non sbaglio 130 decibel in conversione digitale analogica su queste due uscite. Gli altri line output sono in DB25, devi comprare un adattatore. Thunderbolt o USB, quindi mette d'accordo sia utenti Mac che utenti Windows. SPDIF, foot switch per il talkback, sistema di wall clock super efficiente, veramente Antelope sul clock non sbaglia niente. Sistema Synergy Core, quindi ti includono già un DSP integrato nella scheda per poter avere, come ti dicevo, dei preascolti già mixati fondamentalmente mentre stai registrando, con la possibilità di modificarli dopo o di registrare direttamente quello che hai fatto con i loro DSP. Ti includono già degli effetti, non ti includono il cavo Thunderbolt, perché solo un cavo Thunderbolt io da 2 metri l'ho pagato 80 euro. Questa è la magia di Apple, ma vabbè, sono disposto a sottostare a queste regole. Ora, come ultima scheda che ti propongo oggi, se hai bisogno di molti canali, ti porto proprio in alto sulle fasce di prezzo. Te ne parlo sempre poco di Universal Audio, sto parlando,
Per quale motivo? Perché io non adoro il mondo Universal Audio, sono di parte. Mentre c'è gente che adora il mondo Universal Audio e che la capisco, si sente un po' dentro una grande famiglia in una botte di ferro. Allora, dal punto di vista hardware è impeccabile, dal punto di vista software è impeccabile. Secondo me i prezzi sono troppo alti per quello che ti danno ed è un sistema troppo chiuso. È come stare in casa Apple, diciamo, se sei dentro Universal Audio è come stare in casa Apple, però capisco che chi ci è dentro da anni si trovi veramente bene. Questa è l'Apollo X8, è veramente una scheda di fascia altissima, ti permette di avere uno studio di registrazione sotto portata, però in questo caso con una scheda da 2.799 euro, in sconto tra l'altro, ti porti a casa solamente 4 preamplificatori microfonici, ok? Dopo è vero che hai l'ADAT con la possibilità di espanderla, e non so se questa ha già il MADI, credo proprio di no. No, non ha il MADI, quindi non puoi espanderti col MADI che ti permette di avere delle frequenze di campionamento maggiore. Però se vuoi andare su delle schede veramente di qualità, vai e indirizzati su Universal Audio, non puoi sbagliare. Cioè, anche poi una questione che uno affronta quando ha uno studio professionale, il motivo per cui compra determinate attrezzature è la rivendibilità della spesa che va a fare, ok? E Universal Audio è una scheda che fondamentalmente è una ditta che fondamentalmente mantiene il prezzo nel tempo, ok? A parte i loro sistemi DSP, li hanno cagato fuori dal vaso. Cioè, hanno venduto i sistemi di DSP fino a 4 mesi fa, dove i loro plugin giravano solo lì perché è fondamentale che girano sui nostri sistemi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ti esce Universal Audio Spark che ti danno tutti i plugin in versione nativa a 9,90 € al mese. Ok, chi ha speso nei loro DSP 800-1000 euro comprando poi ogni plugin singolarmente ci ha rimesso veramente i soldi. E va bene, è un motivo per cui io non adoro Universal Audio. Ora, per concludere, ti do due alternative se hai bisogno di fare multitraccia, specialmente per dire in sala prove, in presa diretta e fai anche molto live con dei gruppi, quindi fai molta musica suonata. Ti consiglio due soluzioni che per me possono essere veramente molto utili. Io ho una di queste soluzioni per quando devo andare a fare delle demo o delle registrazioni in posti dove non mi porto dietro tutto lo studio fondamentalmente, ma ho bisogno di molti canali, che è l'utilizzo dei mixer digitali. In questo caso ti consiglio dei mixer digitali a rack. Il primo che ti consiglio non può non essere l'XR18 di Behringer. Periodo pandemia si trovava veramente a 500 euro nuovo, adesso costa un pelino di più, dovrebbe costare sui 600 euro. Ti dà 18 canali combo, quindi ingresso sia di linea che microfonico, con i primi due ad alta impedenza, come nelle schede audio ti colleghi col tuo strumento, 6 uscite aux e 2 uscite main, ed è un'interfaccia multitrack, hai anche il MIDI in ingresso e in uscita. Con l'USB puoi registrare separatamente 16 tracce e hai l'uscita su 8 tracce separate, con un ingresso, con un'uscita cuffie incorporato. Che dirti, cioè veramente hai di tutto a un prezzo veramente ridicolo e se lo utilizzi anche per fare live è veramente comodo perché con l'iPad ogni musicista si gestisce da sé, che delle volte è peggio perché neanche i musicisti sanno cosa vogliono. Altra soluzione simile è il Soundcraft UI24R, altro mixer che abbiamo a disposizione nel nostro service, che sinceramente lo preferisco al Behringer. Hai 20 ingressi questa volta, con i primi due sempre ad alta impedenza, stessa quantità di uscite, anzi no, ne hai due in più, quindi hai 8 uscite più 2 per il left e right. La bellezza di questo mixer è che ti dà la possibilità di avere una registrazione backup. Cosa vuol dire? Che mi posso collegare sia USB sia posso registrare in multitraccia direttamente su una chiavetta, anche se il sistema di registrazione sulla chiavetta non è stabile. Io ancora non ho capito quali sono le chiavette che a lui piacciono o no. Devo sempre girare con 10 chiavette perché alcune non gli piacciono. Anche quelle più prestanti, che costano di più, non funzionano. Altre magari che ti regalano alle fiere, quelle le legge e ci registra sopra. Vabbè. Per il video di oggi è tutto, ho fatto una bella carrellata di schede audio, ti lascio tutti i link in descrizione, se acquisti tramite quei link una piccola percentuale verrà data al canale, mi aiuterai a crescere come community e commenta pure se hai qualche richiesta particolare. Ho parlato non di tutto il mondo delle schede audio perché cioè, è impossibile, so che mi potresti scrivere ah guarda esiste anche questa, io ho la Mackie, ho quello, quell'altro, tutte schede che conosco, ma ho parlato solamente di schede che innanzitutto in questo momento sono abbastanza reperibili, che conosco molto bene perché ci ho lavorato da più anni e che mi sento di consigliare. Però se secondo te ho lasciato delle opzioni scrivimelo pure nei commenti.
e se non l'hai fatto iscriviti. Ciao e al prossimo video.